Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti cari amici del canale, buon pomeriggio a tutti voi e anche a voi amici naviganti della federazione, come direbbe il buon Claudio di extratrek.it.com, che saluto e di cui vi invito a visitare il sito, oltre che a iscrivervi anche al suo canale YouTube, canale di Extratrek, perché troverete tante novità e curiosità relative al mondo della fantascienza in generale, anche se più specificatamente relative a Star Trek. Quest'oggi ci prepariamo a vedere l'unboxing di questo nuovo invio da parte della Eagle Moss, di queste nuove parti della build up dell'Enterprise da 70 cm, questa favolosa astronave che è la replica di quella diciamo che abbiamo ammirato nella serie Star Trek The Next Generation, quella comandata dal capitano Jean-Luc Picard, e di cui appunto la Eagle Moss ha fatto una replica in una scala abbastanza grande, quindi 70 cm comincia a essere un bel modellone. Bene, questo è per me l'unboxing numero 6 relativo a questa build up. Vi ricordo che il numero relativo ai pacchi che vi arrivano può essere differente in base al tipo di abbonamento che avete sottoscritto. Nel mio caso è quello 12 mesi prepagato, quindi con questa sottoscrizione al momento ho ricevuto con questo invio 6 pacchi, quindi pack 6. Allora andiamo ad aprire la scatola, che ho già leggermente scollato perché ho visto che era incollata in una maniera abbastanza dura da aprire, quindi per non perdere troppo tempo. Ecco qua. Ecco qua, la prima cosa che troviamo è appunto il fascicolo. In questo caso è il fascicolo numerato con il numero 7. Dice, come mai sono 6 pacchi e il fascicolo è 7? Beh, perché nel primo pacco i fascicoli allegati erano 2, quindi chiaramente siamo un numero avanti. Allora, diamo come sempre un'occhiata al contenuto di questo fascicolo, che ci dirà che cosa troveremo all'interno per queste fasi di montaggio. Come sempre qui troviamo tutte le varie indicazioni relative al customer service, quindi all'assistenza clienti per l'Europa. C'è anche chiaramente l'indicazione per il servizio italiano, ok? Quindi se avete difficoltà o avete necessità di farvi cambiare un prezzo eccetera, potete contattarli direttamente alle mail che trovate qui o al numero telefonico che trovate qui. Una cosa che vi voglio segnalare, che purtroppo mi ha riguardato direttamente, è che ho scoperto che se richiedete la sostituzione delle parti che vi sono state mandate perché difettose dopo un mese dal momento in cui ve le hanno spedite, praticamente la Eagle Moss vuole che le ripaghiate. Quindi diciamo che la garanzia che offre non è a copertura di tutto il periodo in cui esce la collezione, ma è relativo a un mese da quando viene spedita. Quindi io vi consiglio di verificare subito le parti in maniera tale da identificare se ci sono parti difettose e richiederne immediatamente la sostituzione. Bene, fatto questo piccolo preambolo, ecco, vediamo che troveremo in questo pacco le parti relative allo Stage 23, che come vedete è un pannello dello scafo con le varie scialuppe eccetera. Troviamo per fortuna un nuovo sportellino per il vano batterie, perché se vi ricordate dai montaggi precedenti avevamo dovuto smontare quello che c'era stato consegnato nel primo pacco batterie per fare i test, no? E per montarlo
diciamo nelle parti che abbiamo assemblato già della nave, e quindi finalmente adesso con questo nuovo tappino eviteremo di fare sempre quello spostamento del tappo. Poi abbiamo lo stage 24, anche qui troveremo una parte dello scafo, le pannellature riflettenti, le varie scialuppette di salvataggio, due cavetti dotati di LED, le solite viti, finestrelle varie e una parte del telaio relative al collo dell'astronave, quindi alla parte diciamo a testa di cobra, no? Questa sarebbe una parte della parte laterale in pratica del collo. Stessa cosa per quanto riguarda lo stage 25, troviamo anche qui un pannelletto nuovo, pannelletto riflettente, di nuovo 3 in questo caso scialuppette di salvataggio, finestre, anche qui cavetto con i LED e l'altra fiancata diciamo sempre relativa al collo dell'Enterprise. Poi in ultima parte troveremo lo stage 26 dove ci verrà dato ancora una volta un pannelletto con le finestre, pannelletto riflettente, finestrelle varie e cavetto con i LED. Allora, andiamo a vedere velocemente le fasi di montaggio che poi chiaramente affronteremo nel video successivo. In questo caso si parte chiaramente dallo stage 23, come vediamo ci viene detto di assemblare il pacco batterie rimettendoci il coperchietto che avevamo spostato sull'astronave, in quanto avevamo montato quel nuovo pacco batterie che ci era stato fornito già inglobato nel collo a testa di cobra dell'astronave. Qui ci viene detto di mettere le varie scialuppette e finestrelle e poi ci viene indicato dove montarle sullo scafo. Chiaramente guardando da sopra lo scafo il montaggio sta avvenendo in senso orario, quindi andremo a montare tutti i vari pannelli in questo modo fino a completare chiaramente l'ellisse. Ok? Chiaramente qui lo vediamo rovesciato e quindi ci risulterà sulla destra, ma in realtà il pannello poi risulterà ovviamente sulla sinistra. Ci viene detto poi come fare il solito test delle luci. Attenzione ai cavi, perché il mio problema che ho avuto è stato proprio che mi si era trinciato un cavetto per posizionarlo correttamente tra i vari incastri dei vari pannelli. Purtroppo le saldature sono molto delicate e anche prestando attenzione a furia di smontare e rimontare per cercare la maniera ottimale di far spianare le parti, alla fine si è rotto, quindi dateci molto delicati. Problema marginale perché con un saldatore a stagno si può risaldare, però insomma se uno si può evitare quello sbattimento è meglio. Andiamo poi a vedere lo stage 24. Ecco, come vi dicevo, si incomincia a montare diciamo la parte laterale del collo dell'astronave in questo modo, vedete? E poi c'è un'altra parte dove continuiamo ad assemblare i pannelli dello scafo, appunto, che poi monteremo. Ecco qua. Anche qui chiaramente ci sarà da prestare attenzione sempre quando si fanno passare i fili, soprattutto però voglio dire, non vi fossilizzare troppo nello schema che vi dice Kielmos, perché delle volte poi il passaggio dei fili risulta comunque difficoltoso quando dovete far spianare i pannelletti. Quindi voi verificate prima per conto vostro quale sia il modo migliore per far passare il cavetto senza che vada ad influire poi sull'assemblaggio dei pannelli. Io cercherò chiaramente nel video poi di montaggio di darvi qualche indicazione, però poi alla fine è una cosa piuttosto soggettiva. L'importante è che facciate passare i cavi tutti quanti in maniera ottimale, poi se invece di farlo passare a destra passa a sinistra è poco male. Cercate sempre di tenere comunque la direzione detta dal fascicolo in cui vanno i cavi, perché sicuramente sono puntati in direzione di dove verrà poi alloggiata la PCB, quindi la scheda elettronica su cui andranno poi inseriti i connettori. Ok? Da questa parte troviamo lo stage 25, stessa cosa, andremo ad assemblare un pannelletto riflettente, le varie finestrelle eccetera. Verrà indicato di montarlo anche in questo caso sullo scafo. Come vedete qui viene accoppiata la seconda parte del telaietto sul collo a testa di serpente. Questo dovrebbe essere un telaietto interno, probabilmente ci saranno anche esterni, credo, perché vedo qui la parte più larga, poi non lo so, poi vedremo insomma. Ah no, può darsi pure che è solo questo, comunque poi vediamo, insomma, tanto ancora questi pezzi sono quelli che abbiamo, non ne abbiamo altri. Ok? Ovviamente anche per me è tutto nuovo perché non ho avuto il modello prima, quindi
anche io mi baso su quello che vedo così sulle immagini, ma poi chiaramente lo andremo a sviscerare meglio durante il montaggio. E poi l'ultimo stage che è il 26, ovviamente questo è un solito pannelletto, anche qui stesse raccomandazioni, attenzione al passaggio dei fili, eccetera. Ok? Poi il resto del fascicolo ci dà ancora una volta una panoramica su uno degli episodi della serie, con delle curiosità sempre legate al telefilm. Questo è l'episodio Cospirazione, quando quella specie di parassita alieno, no? Si andava a infilare qui dietro al collo, diciamo, era riuscito ad infilarsi addirittura a livello di ammiragli della flotta stellare, quindi stavano un po' controllando tutto il quadrante. Ok, poi per fortuna sono stati scoperti e eliminati, però questi avevano mandato poi un segnale di soccorso, se non mi sbaglio, nello spazio profondo, ma che io ricordi nelle puntate poi questo argomento non è stato più affrontato, quindi chissà se magari nelle future serie Trek verrà ripreso questo dettaglio. Come vediamo ci sono ancora degli schemi relativi a come era stato fatto il concept di questi parassiti. Qui ci vediamo le varie fasi dei trucchi degli effetti speciali, quando viene fatto esplodere il comandante, che era, diciamo, il tenente comandante, che era stato assimilato appunto da questa entità aliena. E qui parliamo un po' di zona neutrale. Come tutti sapete, la zona neutrale era quella fascia che separava, diciamo, tutto lo spazio controllato dalla Federazione da quello dello spazio controllato invece dall'impero stellare romulano, no? Quindi una specie di zona franca dove tutti potevano più o meno girare d'intorno, però si evitava a tutti i costi di attraversarla per non innescare un preallarme nell'avversario. Qui vediamo ancora altri dettagli di altri episodi. Ecco qua. Bene, diamo un'occhiata veloce a questo punto ai componenti. Allora, partiamo dalla busta che contiene i pezzi del kit di montaggio 23. Come abbiamo già visto ci sono il pannelletto, le varie scialuppette, finestrelle e il coperchio, che andrà chiaramente a sostituire, scusate, devo usare una mano sola perché purtroppo con l'altra ho avuto un piccolo incidente domestico e posso muoverla poco. Allora, come vedete qui c'è il coperchietto del vano batterie, quindi possiamo ripristinare il vano batterie che usiamo per fare test, che poi probabilmente verrà montato sul resto della nave in futuro, chi lo sa. Per quanto riguarda il kit 24 invece, ecco qua troviamo ancora, come detto, pannello dello scafo, la parte del telaio del collo, le varie finestrelle, pannello riflettente, connettore con LED, scialuppe di salvataggio e altro cavetto con LED singolo stavolta e pannelletto riflettente. Andiamo via. Kit numero 25, troviamo ancora l'altra parte del telaio del collo, le varie finestrelle, pannelletto riflettente e pannello dello scafo, molto delicato, attenzione qui perché si può spezzare facilmente, vedete qui c'è pochissima superficie, anzi questo mi sa che è già rotto perché già l'ho visto anche in altre persone su vari gruppi. Dobbiamo vedere un attimo, sembra spezzato comunque. D'altronde c'è troppa poca plastica, questa è plastica. E ancora il cavetto LED, di questo mi devo ricordare di fare subito la segnalazione. E questo è il kit numero 26. Numero 26, che come vediamo abbiamo le finestrelle, pannelletto riflettente, cavetto LED e pannello dello scafo. Ok?
Oh, bene ragazzi, allora che dire, come sempre spero di aver soddisfatto almeno parzialmente la vostra curiosità rispetto a queste nuove fasi di montaggio che ci prepariamo ad affrontare. Io spero, ecco, di potervelo offrire il prima possibile. Adesso verificherò meglio se quel pezzo è rotto o meno, e certo se fosse rotto lo monterò, ma poi chiaramente ci dovrò rimettere mano per sostituirlo con quello che mi invieranno. Per il momento io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video che chiaramente riguarderà appunto il montaggio di queste parti arrivate. Vi ricordo come sempre, se questi video vi piacciono, di iscrivervi al canale, di lasciare un like, e vi raccomando nuovamente di prestare attenzione, perché quando state in giro dobbiamo sempre ricordarci che il Covid, questo dannato virus, non è ancora eliminato, e quindi cerchiamo di non farci fregare, ok? Usiamo la testa, stiamo attenti, in maniera tale da poter sopravvivere e vedere ancora tante cose belle per il mondo, ok? Allora un salutone a tutti ragazzi, ciao, e appuntamento al prossimo video. Engage!